Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la prima metà di ottobre e abbiamo la carta dell'eremita, amici dell'Aquario. Probabilmente è un periodo di introspezione, di riflessione, di ricerca personale. Può anche essere che qualcuno ricerchi un certo isolamento, diciamo un certo distacco dal mondo esterno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o per completare il vostro messaggio, potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. La vedete anche qui ed è anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta, amici dell'Aquario, con questo eremita. Abbiamo un 7 di coppe, un 4 di bastoni, un fante di spade, abbiamo un 3 di pentacoli, un 2 di bastoni, un 6 di spade e un 7 di spade. Allora, partendo da questo 7 di coppe, potrebbero aprirsi una serie di possibilità o magari si sono già aperte queste possibilità e si tratta di scegliere quale sia la possibilità migliore. Vi dico, avete poi un 4 di bastoni che è una bellissima carta perché è una carta di stabilità, è una carta per molte persone anche di anime gemelle, però in questo caso essendoci l'eremita può essere una carta, una, come vi posso dire, può esserci come una sorta di contrasto qui, perché effettivamente c'è una stabilità, però è come se aveste bisogno di o crederci di più, iniziare a vedere questo tipo di stabilità, oppure tutta questa situazione può far riferimento ad una casa e a dei lavori di ristrutturazione che dovete tenere sotto controllo, come se ci fossero dei movimenti ehm, da tenere sotto controllo. Queste carte poi le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dal 7 di coppe. Abbiamo un 7 di spade che avevate già qui e un imperatore al contrario. È interessante perché l'imperatore, che è una carta che parla di stabilità, è al contrario, e qui che è un'altra carta che parla di stabilità è al dritto. Tenete presente che c'è un 7 di spade anche. Con il 7 di coppe si può parlare di qualche tipo di proiezione, ragazzi. Qualche tipo di anche aspettativa, mi verrebbe da dire, un po' troppo alta per qualcuno. Perché effettivamente avendo l'imperatore al contrario, sì, è vero, si aprono queste possibilità, molte di queste possibilità però potrebbero essere realmente solo illusioni e destabilizzarvi, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. È un appeso al contrario e un re di bastoni. Ragazzi, qualche cosa si sbloccherà e parlo di potere personale. È come se ci fosse una sorta di rivalutazione della situazione che state vivendo. Andiamo a vedere il fante di spade. Uh.
3 di spade, 5 di spade e 3 di bastoni. Allora ragazzi, qui ho come la sensazione che con questo imperatore potrebbero esserci state delle questioni, diciamo, spinose da dover affrontare. Ed è come se all'inizio di ottobre ci fosse questa sorta di stabilità, ma vedendo poi queste carte qui ho come l'idea che sia una stabilità un po' precaria. Perché comunque c'è un 3 di spade, è una carta di sofferenza, e c'è un 5 di spade che è una carta di forte confusione mentale e lotte egoiche. Quindi qui ho come la sensazione che qualcuno voglia allontanarsi da certi dubbi, da certe, anche da certi litigi, da certi screzi, da certe questioni, diciamo così. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, scusate, 3 di pentacoli, 2 di coppe e temperanza. Sì, ragazzi, ripeto, è come se fosse una stabilità apparente. L'imperatore e il re di bastoni potrebbero essere la stessa persona, potrebbero anche rappresentare un padre per qualcuno, magari un capo per qualcun altro. Però qui non si arriva ad un accordo equo per le parti, per entrambe le parti. Come se ci fosse un po' di... Con il fante di spade dovete sempre controllare bene quello che c'è scritto, quello che viene appunto messo su carta. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni. 10 di bastoni e il mago. Carta di chiusura, carta di inizio. Qui si tratta di prendere una scelta su chiudere, diciamo così, un determinato capitolo e aprire un altro capitolo, anche perché qui abbiamo un 6 di spade, e anche questa è una carta di allontanamento, ragazzi. Se qui qualcuno se ne voleva andare, qui è come se si decidesse di farlo. Andiamo a vedere questo 6 di spade. 8 di bastoni e 8 di spade. Allora ragazzi, quando c'è un 6 di spade è perché ci si deve allontanare da qualche questione di tipo familiare, e qui rivediamo i familiari, però non necessariamente deve essere una distanza da un punto di vista fisico, perché essendo una carta di spade parla proprio del modo di pensare, ok? Quindi è come se ci fosse bisogno di distanziarvi un po' dalle notizie che avete ricevuto o che andrete a ricevere in questa parte della lettura, e un po' quelli che sono i vostri pensieri negativi, perché comunque qui avete tanta confusione mentale con il 5 di spade, soprattutto poi avete 2 7 di spade, quindi parla di qualcuno che potrebbe non raccontarvela giusta. Potreste anche essere voi stessi, perché comunque qui la ragazza è bendata, è come se ci fosse qualche cosa che non si vede, è come se... Sì, ragazzi, c'è qualche pensiero da cui vi dovete allontanare. Qualche sensazione di impotenza, mi dicono. Parlano di impotenza. Andiamo a vedere il 7 di spade. Torre, forza e 9 di coppe. Ragazzi, qui con questa torre bisogna lasciar andare le questioni egoiche del 5 di spade. Chiedetevi se quello che volete o quello per cui state, diciamo così, lottando
è qualcosa che ha a che fare con il vostro ego, quindi solo un bisogno egoico di essere riconosciuti piuttosto che di, non lo so, quello che è per voi, o se realmente è qualcosa legato alla vostra anima. Perché qui c'è la carta della forza e la carta della forza è una di quelle carte che vi dicono che siete perfettamente in grado di effettuare una scelta per il vostro più alto bene. C'è un 9 di coppe, ma bisogna passare dalla torre per arrivare a questo 9 di coppe. Cioè per arrivare all'appagamento emotivo, per arrivare ad avere tutto quello che si è sempre sognato, bisogna far crollare appunto l'ego. E per quello secondo me che avete qui la carta dell'eremita. Avete bisogno di fare una sorta di introspezione per vedere che cosa è valido per voi. Lasciate stare quello che vi dicono gli altri, quello che vi dicono magari i genitori piuttosto che i capi. Per qualcuno magari potrebbe anche fare riferimento a un partner, anche se lo sento poco. Però ecco, lasciate indietro quelle che sono le aspettative degli altri e andate per la vostra strada, ma riuscirete a farlo solo nel momento in cui farete quel lavoro di introspezione con l'eremita. C'è proprio da prendersi un periodo, qua ve lo dicono. Fatevi anche, se non potete farvi un fine settimana, fatevi un pomeriggio lontano, lontano dai rumori, in modo da poter silenziare, mettere in silenzio la vostra mente. È interessante perché in questo mazzo è rappresentato in posizione di meditazione. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, che cosa si vede e cosa non si vede della situazione. C'è una sorta di stabilità, però c'è anche una sofferenza sotto, io sento. È come se qualcuno facesse finta di non soffrire qui. Successo. Isolamento, che è un 3 di spade, in viaggio e l'outsider. Allora, ho come l'idea che il raggiungimento di un certo tipo di obiettivo porterà a curare quello che è il vostro cuore ferito. Sento, mi parlano di orgoglio, quindi probabilmente qui è una questione anche dove c'è il vostro orgoglio di mezzo, è per quello che qui abbiamo anche la torre. Però anche qui è come se vi doveste mettere in viaggio verso lo sconosciuto. Uscire un po' dalla vostra zona di comfort, mi verrebbe da dire. Quando c'è la carta dell'outsider, è sempre una carta che vi indica, qui si vede bene, il lucchetto è aperto, quindi basterebbe sfilare il lucchetto, togliere la catena e il bambino potrebbe uscire, in realtà non è chiuso dentro, è lui che vuole stare lì, perché ha le possibilità di poter uscire. E per fare questo, ragazzi, bisogna compiere questo viaggio di cui ci parla l'otto di bastoni, che è un viaggio di tipo interno, appunto. Normalmente l'otto di bastoni, che tra l'altro avete anche qui, è una carta di comunicazione, e tra l'altro ce l'avete sotto il 6 di spade, che è una carta di viaggio, e parla di notizie e novità che arrivano, ok? Però secondo me sono dovute al vostro modo di essere introspettivi. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine, vediamo che cos'altro vi vogliono consigliare. Abbondanza e nuovi inizi. Quindi ragazzi, state sereni perché arriva questo 9 di coppe, arriva l'abbondanza, non vi preoccupate. Qui vi dicono di rilasciare i blocchi mentali e qui abbiamo l'8 di spade.
perché c'è abbastanza abbondanza per tutti. Il punto è focalizzarsi sulle vibrazioni dell'abbondanza, ok? Perché se si fanno i lavori di manifestazione, ok? Però poi si ha la mentalità di carenza, è inutile fare i lavori di manifestazione per l'abbondanza. Scusate, bisogna cambiare la mentalità di carenza. Infatti abbiamo poi anche qua una carta di nuovi inizi e vi dice che qualsiasi sia ehm, la vostra idea, la vostra novità, bisogna nutrirla e proteggerla ehm, come se fosse un bambino, appunto. Quindi qualsiasi cosa voi stiate pensando di fare o qualsiasi movimento pensiate di fare, è un po' come se vi dicessero tenetelo stretto al vostro cuore e nutrite quest'idea come appunto se fosse un bambino. Amici dell'Aquario, io spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, un commento, una condivisione, un'iscrizione. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me, potete contattarmi via mail per le sessioni individuali, che sono sessioni cucite sulla persona e che trattano le credenze limitanti, oppure potete abbonarvi al canale. Se fate fatica a trovare il tasto dell'abbonamento del canale, potete entrare dentro un video riservato agli abbonati, che sono quelli con le copertine lilla viola, e abbonarvi da lì dentro. Bene amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!